Ad agosto ho premuto il tasto pausa. Avevo bisogno di silenzio, di riposo reale, di guardare la mia vita senza il rumore di fondo. Ho spento molte notifiche, in realtà quasi tutte, e ho camminato senza cuffie. Ho scritto domande semplici su un taccuino, ad esempio: cosa mi nutre? Cosa mi svuota? Cosa voglio davvero portare nei miei prossimi mesi? E ho riscoperto che la pausa non è un buco da riempire, è un terreno fertile. E quando smetti di correre, ciò che conta avanza da solo, senza urlare. Ti confido anche una parte un po' più personale. Ad agosto, ogni agosto, per 15 giorni mio figlio parte con sua madre, la mia ex moglie. E in quei giorni sono libero. Libero dall'impegno più grande e più prezioso che ho. Occuparmi ovviamente di mio figlio, e allo stesso tempo attraversato da un sentimento leggero e buono. È una solitudine che non punge ovviamente, una solitudine che fa bene. La casa cambia suono, le giornate si allungano e io posso dedicarmi solo alle cose che nascono da me, come ad esempio scrivere con calma, sistemare idee, scattare foto senza guardare l'orario e cucinare senza fretta. Anche il lavoro rallenta, perché per 15 giorni non ho impegni con i clienti, niente call, nessun lavoro da consegnare. Spengo il pilota automatico, respiro e ascolto. È come se nella testa entrasse più cielo. Nel resto dell'anno, tra le responsabilità verso mio figlio e quelle verso i miei clienti, spesso sento una corrente che mi trascina veloce. E tenermi saldo richiede forza, attenzione e cura. Quella finestra d'agosto è la riva a cui approdo per rimettere i piedi a terra e guardare la direzione. È la mia vera vacanza. La città è la stessa, la casa è la stessa, ma sono io a essere diverso. Non è la mia vacanza ideale, ovviamente. Se potessi passerei almeno una settimana in montagna a respirare davvero e magari andrei con mio figlio al mare un'altra settimana, ma non si può avere tutto. E io sono comunque grato di avere questa finestra temporale tutta per me e in cui posso riprendere contatto con me stesso. In quelle settimane ho tolto qualche peso superfluo. Ho accettato che non posso dire sì a tutto. Ho disegnato confini gentili intorno al mio tempo, come ad esempio mattinate più semplici, più luce naturale, più carta e meno schermi. Ci sono stati giorni in cui non ho prodotto assolutamente nulla di visibile, ma tornavo a casa con una quiete che non provavo da tempo. E quando rallento, le idee non scappano, si mettono semplicemente in fila. Il minimalismo mi ricorda che togliere non è privarsi, è scegliere a cosa dire davvero sì. E il buddismo aggiunge un punto fermo: tutto è impermanente, anche la fatica passa. Coltivare la presenza è il modo più concreto che conosco per volermi bene e per voler bene. Oggi riparto qui sul canale con un'intenzione un po' più limpida, meno fretta e più sostanza. Non torno per riempire un calendario, torno per costruire insieme qualcosa che resta. In questi giorni mi sono chiesto anche che rapporto voglio avere con YouTube. Faccio video per inseguire l'algoritmo, per avere più visualizzazioni o per stare bene e parlare davvero a te che sei dall'altra parte? L'algoritmo ha una sua logica, ti spinge a correre, ti spinge a spettacolarizzare, a rispettare un calendario rigido. Ma ogni volta che lo inseguo troppo, perdo un po' di me stesso. Allora scelgo un metodo diverso, creare contenuti che rifarei anche se li vedessero in pochi, che mi migliorano mentre li preparo e che ti regalano un momento di respiro. Se poi l'algoritmo li premia, bene. Se no, resteranno come pietre bianche lungo un sentiero, utili a chi passa. Vorrei portarti video che ti aiutino a fare davvero spazio, sia dentro che fuori, a proteggere il tuo tempo senza sensi di colpa, a distinguere il lampo della gioia dal calore della felicità che dura, dallo scegliere l'essenziale quando fuori tutto ti spinge a volere di più. Quindi parleremo di lentezza, di routine e di tanto altro ancora. Essere sinceri significa dire anche questo: fermarsi non è sempre facile. Quando smetti di fare rumore, emergono stanchezze, emerge mancanza, emerge paura. Ma è lì che comincia il lavoro vero. Quando togli un'ostruzione alla volta, all'improvviso l'aria torna a circolare. E scopri che non devi meritare il riposo, che l'ispirazione non si comanda, ma si invita creando spazio, e che la leggerezza non è superficialità, è allineamento. Se tu stai rientrando adesso dalle vacanze, ti propongo un gesto semplice. Prima di ripartire, decidi una cosa che non vuoi più trascinarti dietro. Un impegno che ti prosciuga, un'abitudine che non ti somiglia, un oggetto che ti occupa la testa. Lascialo andare con gentilezza e al suo posto scegli un piccolo rituale che ti tenga presente. 10 minuti di aria al mattino, una telefonata fatta davvero con intenzione, una pagina letta senza fretta. Non serve molto, serve intenzione. Riparto ovviamente con gratitudine per chi è rimasto, per chi scrive, per chi ascolta in silenzio. Questo canale è casa quando ci ricordiamo l'essenziale insieme. Non ti prometto perfezione, ovviamente, o ritmi impossibili. Ti prometto presenza,
onestà e quella ricerca ostinata di leggerezza che ci tiene in piedi quando la corrente è forte. Se ti va, raccontami nei commenti com'è stato il tuo agosto, che cosa hai lasciato andare, cosa vuoi portare con te adesso. E se pensi che questo video e in generale i miei video possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo davvero prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.